Torino-Inter 0-2 e poco dopo Napoli-Genoa 2-2. Questa domenica riapre clamorosamente il campionato di Serie A 2 giornate dal termine. Può succedere ancora di tutto e allora oggi, come sempre, il giorno dopo la partita, torniamo con il nostro format delle 5 cose che potreste non aver visto in Torino-Inter 0-2 con degli spunti tattici, dei dati, delle notizie che sono emerse nel post partita, ma poi inevitabilmente dobbiamo partire, dobbiamo parlare del tema scudetto e di questa corsa al titolo che si riapre con una provocazione che vi voglio lanciare perché sono curioso di sapere le vostre opinioni. Allora ben ritrovati innanzitutto amiche e amici passionitristi in questo episodio in cui vi invito a lasciare un mi piace. Se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e voliamo verso i 90.000 iscritti grazie al vostro supporto. Vi dicevo, voglio lanciarvi una provocazione sul tema scudetto perché Inter e Napoli in questo momento sono distanti un punto, con il Napoli a quota 78, l'Inter a quota 77. Il Napoli nel prossimo turno andrà a Parma, l'Inter invece affronterà a San Siro una Lazio in piena lotta per la Champions League. Napoli avrà poi il Cagliari all'ultima giornata, mentre l'Inter andrà in trasferta a Como, con un Como che sta viaggiando sulle ali della testa sgombra dagli obiettivi in questo finale di stagione e diventa un'insidia veramente importante. Sulla carta il calendario dell'Inter è sicuramente un calendario più difficile rispetto a quello del Napoli, che però contro il Genoa secondo me ha palesato ancora quelle difficoltà che già da diverse settimane, vi dico, è un Napoli che comunque sta soffrendo sempre contro qualsiasi avversario. Poche sono le partite in cui il Napoli vince, domina e non dà la sensazione di poter subire. Anche in questo caso è vero che, come ha detto Conte, il Napoli ha tirato molto di più in porta rispetto al Genoa, ma sono bastate 2 o 3 fiammate al Genoa per potersi prendere meritatamente questo punto, perché il Genoa per me, per quello che ha prodotto in campo anche a livello di applicazione, quando tutti pensavano che il Genoa si sarebbe scansato dopo le parole dell'ex presidente Zangrillo, dopo le parole di Corsi, presidente dell'Empoli, che c'erano state, eccetera, eccetera. E invece il Genoa ha fatto una partita seria dove si è portato a casa un punto che riapre e che innervosisce il Napoli, perché secondo me un po' di tensione a questo punto si è alzata, tant'è che la prima provocazione che lancio è che per come si era messo il campionato, per come siamo arrivati a questo punto, per come è stata costruita tutta la narrazione attorno a questo campionato, cercheranno sempre più di far passare questo Napoli come un miracolo. Io invece comincio a pensare, anzi, e lo dico con fermezza, se questo Napoli non vince questo scudetto è un fallimento quello di Conte, altro che quello che si diceva dell'Inter di Inzaghi stagione 21-22. Questo per me è davvero un fallimento eventualmente se il Napoli dovesse perdere questo scudetto le ultime 3 giornate, quando hai puntato solo su questo obiettivo, hai fatto mercato solo per questo obiettivo e sei arrivato a 3 giornate alla fine in vantaggio di 3 punti in campionato. Quindi vedremo poi se questo discorso varrà eventualmente anche per Conte. Detto che per come sta andando questa stagione, per come siamo arrivati a questa volata finale dello scudetto, io ho un'altra provocazione che vi lancio ed è: forse per come sta andando tutto sarebbe giusto arrivare allo spareggio, sarebbe giusto far giocare questo scudetto allo spareggio, con Inzaghi che quindi potrebbe anche chiudere eventualmente un cerchio proprio contro lo spettro di Conte che aleggia sempre un po' sulle sue spalle con quei paragoni che vengono fatti sul suo cammino in campionato e non soltanto. Quindi per lo spettacolo di questo campionato uno spareggio forse sarebbe la soluzione migliore e più equa per decretare chi deve vincere questo campionato. Allo stesso tempo è un bene o un male che si sia riaperta la corsa a scudetto? E questa è un'altra provocazione che vi lancio subito. Voglio leggere le vostre opinioni nei commenti. Perché? Perché l'Inter si stava orientando, ne parlavamo anche noi l'altra settimana. Intanto per me l'unico vero ostacolo verso lo scudetto del Napoli sarebbe stato la prossima giornata col Parma in trasferta che non è ancora salvo, quindi vediamo che succede innanzitutto. Però l'Inter si stava proiettando a questo finale di stagione con la testa sgombra, con la consapevolezza che non puoi abbandonare il campionato, non lo devi abbandonare, però stai programmando tutto in previsione della sfida poi contro il PSG in finale di Champions League, quindi tutto il lavoro andava finalizzato in quell'ottica là. In questo momento invece ancora di più qualche ragionamento lo devi fare sull'alzare ulteriormente il livello del campionato, perché il Napoli può fare dei passi falsi, tu potresti approfittarne e non approfittarne sarebbe un grosso peccato. Ieri tanti dicevano bisogna schierare Primavera, ecco, se poi non vinci quella partita poi stiamo qui tutti a mangiarci le mani, quindi forse ecco
l'Inter avrebbe potuto affrontare questo finale di stagione con un ulteriore turnover che a questo punto potrebbe invece essere gestito in maniera differente. Da un lato è un bene perché ti permette di tenere sempre la spina accesa e non è semplice staccare la spina e poi riprendere subito in una sfida ad altissima intensità come la finale di Champions League. Allo stesso tempo può portarti via delle energie veramente molto importanti, col rischio che ti penalizzi sia in campionato che poi eventualmente in Champions League. Quindi sono curioso di sapere la vostra. Dal mio punto di vista credo che però arrivati a questo punto l'esaltazione possa aiutare a far passare in secondo piano l'eventuale stanchezza, e non penso che Inzaghi cambierà troppo la sua gestione, soprattutto con la Lazio e contro il Como, ma vedremo poi nelle prossime giornate. Mi viene da dire, per chiudere questo primo maxi capitolo, gli altri punti saranno poi molto più rapidi, andrò molto più veloce. Io ragazzi lo dico, so che molti di voi si arrabbieranno, ma quanto pesa con un solo punto di distanza l'errore del mancato calcio di rigore per il fallo di Ndicka su Bissek nella partita contro la Roma di pochi giorni fa. E tanti dicono no, non sono discorsi, non dobbiamo parlare dell'arbitro perché l'Inter ha perso punti decisivi col Parma. Addirittura tanti giustamente dicono no, se consideri Parma allora bisogna considerare il Genoa alla prima giornata. Ci sono tanti discorsi che si possono fare, è giusto, sono d'accordo che non deve essere un alibi l'arbitro, assolutamente d'accordo. Noi dobbiamo analizzare delle partite che abbiamo sbagliato, come quella col Parma, come quella col Genoa, come quando ci siamo fatti pareggiare dalla Juventus. Questi punti che abbiamo perso in questo modo qua vanno analizzati e non vanno messi sotto al tappeto. Allo stesso tempo io dico sempre che quando l'Inter si fa rimontare, è vero che noi dobbiamo analizzare i nostri errori, ma bisogna prestare attenzione anche al valore degli avversari. Ci sono anche degli avversari in campo, quindi sono stati bravi anche loro, per esempio il Parma, a cambiare sistema e a metterci in difficoltà. Quindi anche questo va considerato. Quando invece subentrano gli errori arbitrali, ragazzi, per me gli errori arbitrali hanno poi un peso differente, perché alcuni mi dicono però poi gli episodi si compensano, basta pensare alla mancata rimessa dal fondo contro la Fiorentina. Ragazzi, ma la rimessa dal fondo con la Fiorentina è proprio un mondo differente, è proprio una cosa differente rispetto ad un calcio di rigore non dato a fine partita che valeva un punto. Lì ti è stato tolto praticamente un punto, perché l'Inter quest'anno su 9 rigori assegnati, ne ha assegnati 8, c'era Cialanoglu in campo, era estremamente probabile, ecco, portarsi a casa quel punto. Dalla rimessa dal fondo non concessa alla Fiorentina, l'Inter poi batte il calcio d'angolo e segna, e poi la partita è ancora lunga e possono succedere ancora tante cose. Quindi non sono d'accordo su questo fatto che gli episodi si compensano, perché non è detto, non è automatico. Soprattutto un errore all'ultimo minuto ha un peso appunto di un punto che oggi vale la distanza tra noi e loro. Questo non cancella alcuni errori che sono stati commessi dall'Inter, che sicuramente dobbiamo analizzare. Sul peso della bilancia però, siccome tanti di noi sono bravi a sparare a zero sul mercato, sull'allenatore o su alcuni giocatori, per me un peso rilevante quando si sta giocando punto a punto, una squadra come l'Inter che sta provando ad andare su tutti i fronti, cosa che nessun'altra squadra sta riuscendo a fare se non appunto il PSG, perché gioca in un campionato di livello medio-basso, ci può stare secondo me che sul campo ti perdi qualcosina. Certo che se poi da quello che dovrebbe essere l'organo che ti garantisce la correttezza e l'equità invece subentrano delle disparità di giudizio, invece qui secondo me un po' di polemica è giusto farla. Detto questo, torniamo ai temi di campo. Mi sono dilungato, ma era un tema molto caldo e molto importante. Molto velocemente trattiamo anzi il secondo tema, questo è un macro tema, gli altri saranno molto più veloci. La posizione di Zalewski, la partita di Zalewski in questo Torino-Inter. È una partita che riporta Zalewski al suo ruolo. Anche qua erroneamente in tanti hanno detto Zalewski fuori ruolo. Stamattina anche un collega che segue da vicino la Roma mi diceva ma i giornali stanno cercando di incensare Inzaghi, ma lo stesso Inzaghi ha ricordato che Zalewski parte proprio da trequartista, comunque da quel ruolo, e poi è stato adattato sugli esterni, quindi lui giocava in questo ruolo qua, schierato inizialmente sulla carta da mezzala, poi lo vediamo anche nelle posizioni medie. Lui è il 59 che praticamente ha giocato attaccato a Correa alle spalle di Mehdi Taremi, con una hitmap che è molto presente in tutte le zone del campo, ma soprattutto, come vedete, si va ad aggiungere sull'attacco sul centro-sinistra, soprattutto proprio il ridosso dell'area di rigore, proprio in quella zona da cui arriva anche il gol che stappa la partita e che ci permette di
di andare poi a vincerla. Zalewski è stato la chiave di questa partita, è stato la chiave di questa vittoria. Vi butto lì un po' di considerazioni. Intanto ascoltavo Fabregas, che è stato ospite al club di Sky, ha parlato solo lui, non sono stati approfonditi tanti temi, ha parlato solo Fabregas, che diceva una cosa molto interessante. Diceva che lui, affrontando il Cagliari, si aspettava un tipo di gioco che il Cagliari aveva sempre fatto, poi il Cagliari ha cambiato e questo gli ha creato delle difficoltà. Quindi l'imprevedibilità ogni tanto è importante. Allora stavamo facendo dei ragionamenti nel club dicendo: Inzaghi questa cosa l'ha studiata perché vuole lavorarci in ottica futura e tra poco ci torneremo, oppure è stata una scelta dettata dall'emergenza e quindi nell'emergenza schiera Zalewski in quella posizione e fa di necessità virtù? Anche perché si è parlato tanto spesso dell'Inzaghi che gioca sempre nello stesso modo, tant'è che oggi la Gazzetta, non lo so, in un articolo non mi è stato molto chiaro un pezzo della Gazzetta, perché prima dice che Inzaghi è monotema sostanzialmente, monotematico, che gioca sempre col 3-5-2, poi oggi che sceglie di schierare Zalewski in questo modo qua e diventa una sorta di 3-4-3, 3-4-2-1 come vogliamo chiamarlo, dice è il momento in cui Inzaghi è fortunato, cioè prima è monotematico, poi se cambia e i cambiamenti portano alla vittoria è fortunato. Questa cosa della Gazzetta mi ha lasciato un po' interdetto, dobbiamo metterci d'accordo secondo me. Fatto sta che quel movimento nei mezzi spazi tra le linee di Zalewski, differente rispetto a quello che siamo abituati a vedere all'Inter di Inzaghi, ha creato tanti problemi al Torino, che ha avuto difficoltà a leggerlo. Era il suo ruolo, quindi sappiamo che lo può far bene. Mi viene addirittura da pensare che per un giocatore con queste abilità tecniche, ma che fisicamente non è così strutturato, sugli esterni potrebbe fare un pochino più di fatica, mentre in quella zona di campo lì nell'Inter potrebbe essere ulteriormente valorizzato, probabilmente. Questa potrebbe essere un'idea, da capire se può essere, come detto, un qualcosa di previsione anche per il futuro, con Inzaghi che la scorsa estate voleva Gudmundsson, che più o meno stava, l'idea era quella di andare ad inserirlo in quella zona di campo lì, evidentemente, e chissà magari anche in previsione di un possibile arrivo di Nico Pass, su cui si continua a lavorare, su cui si continua a ragionare. Sono curioso quindi di capire se è stata una misura di necessità o di studio anche per le prossime stagioni, detto che io già dal secondo anno di Inzaghi, se vi ricordate, se ci seguite da allora, dicevo che per me l'approdo naturale dell'Inter di Inzaghi era quello del 3-4-2-1 o 1-2 davanti, dipende come volevi schierarlo, ma comunque con due giocatori e una punta sostanzialmente per riempire anche quegli spazi lì. La domanda a questo punto che tutti ci stiamo facendo è: Zalewski merita il riscatto, sì o no? Io ho detto che secondo me, qualcuno si è acceso nei commenti, Zalewski sull'esterno fino a qua è stato un pochino fumoso, non che abbia giocato male, però secondo me è bastato, ecco, un giocatore un pochino più rapido, un pochino più intraprendente nel dribbling per accendere un entusiasmo nei tifosi che per me non rispecchiava l'effettivo impatto sul campo di un buon giocatore, perché quando è arrivato dalla Roma dicevo che secondo me era il contesto Roma che lo stava limitando, mentre all'Inter si sarebbe potuto rilanciare. E però ecco, 6 milioni non è un investimento significativo, non è un investimento molto importante, è un jolly del fronte offensivo, non è un giocatore a cui magari mi affiderei proprio per alzare il livello dell'Inter sugli esterni, dove secondo me forse un giocatore un pochino più strutturato potrebbe fare comodo. Però come jolly, così, se ad Inzaghi piace, io mi fido. Di riflesso, terza considerazione molto veloce, che questa posizione di Zalewski, inedita per l'Inter, non inedita in assoluto per lui, ha portato Zielinski ed Aslani secondo me a fare quelle cose che riescono meglio, nel senso che si sono supportati a vicenda nella fase di interdizione e nella fase di regia davanti alla difesa, dove dopo Bastoni, Aslani e Zielinski sono i giocatori più coinvolti nel gioco. Bastoni ha toccato 94 palloni, Bastoni 94 palloni, Aslani 77, Zielinski ne ha toccati 51 ma è uscito al 67esimo. In proiezione, avesse giocato tutta la partita, anche Zielinski avrebbe toccato circa 75 palloni, quindi l'Inter ha suddiviso la regia in assenza di Çalhanoğlu tra Bastoni, che lo fa sempre, e soprattutto tra due giocatori, Aslani e Zielinski, che si sono fatti carico anche di quel ruolo davanti la difesa, liberando Zalewski di alcuni di questi compiti, permettendogli di fare questo ruolo qua. E questa secondo me è una considerazione molto interessante, perché è più vicino a quello che Aslani fa anche con l'Albania, dove accanto però a un giocatore come Ramadani più interditore, e Zielinski secondo me per fare quello che fa Çalha è ancora un pochino troppo pigro dal punto di vista della fase difensiva, mentre è molto intraprendente, molto bravo
bravo chiaramente palla al piede. Quindi è una soluzione che secondo me potrebbe essere perseguita e valutata. Con Aslani che tra l'altro sembra aver scavalcato Zielinski anche nei rigori, visto che in questa partita di nuovo è andato lui a battere il rigore dopo quello decisivo col Verona, e in carriera questo dato abbastanza significativo di 10 rigori segnati su 10 tra la primavera, la nazionale e le squadre maggiori. Tra l'altro Aslani, stavo vedendo, ha vinto anche 4 duelli mentre Zielinski ne ha vinto soltanto uno, quindi ha fatto di più dal punto di vista difensivo. A proposito di dati e di curiosità, vabbè, ce ne sarebbero tanti altri come Inzaghi, complimenti a mister Simone Inzaghi che ha raggiunto le 100 vittorie in Serie A con l'Inter. Complimenti a Josep Martinez che su alcune uscite non è stato proprio precisissimo, poi invece piazza una grande parata e mantiene la porta inviolata per la sesta volta nelle sue 10 presenze con la maglia dell'Inter, quindi bravo Martinez. Di Inzaghi però mi sono appuntato un passaggio come quarta considerazione da tenere d'occhio. Le sue parole dopo la partita, in vista della partita contro Lazio, ha detto che Frattesi, Mkhitaryan, Lautaro e Pavard non penso che ci saranno nemmeno per la Lazio, vedremo contro il Como. Ecco, quindi anche per la partita con la Lazio problemi di formazione da gestire con questi recuperi, forse Pavard potrebbe stringere i denti e potrebbe farcela, Frattesi, Mkhitaryan e Lautaro dovrebbero saltare e tornare all'ultima giornata, e questo quindi aggiunge ulteriori elementi alla considerazione iniziale che vi facevo, la provocazione sul quanto questo scudetto che torna in discussione possa complicarci un po' i piani. Così come ultima considerazione, ragazzi, volevo mettervela lì sul tavolo. In settimana, non so se ve lo ricordate, ma tra 2 giorni, tra 48 ore, si gioca anche la finale di Coppa Italia. Io 2 settimane, alla fine del derby, perso 3-0, dicevo, se c'è una buona notizia che ci portiamo a casa da questo derby è soltanto una. E la buona notizia è che non giocheremo la finale, cioè ci siamo tolti una partita nella fase decisiva della stagione dove ci auguriamo che l'Inter possa essere in corsa per lo scudetto e soprattutto per la Champions League. Mi sono preso una valanga di commenti, una valanga di insulti sotto a quel video perché appunto dicevo, ecco, l'unico lato positivo è non giocare quella partita, che non significa che non volevo giocare la finale, non volevo un trofeo, anzi avrei preferito giocarla, mi piacerebbe giocarla e vincere anche la Coppa Italia come è nello spirito dell'Inter. Allo stesso tempo però immaginatevi nelle condizioni in cui siamo ora dover preparare anche una finale di Coppa Italia da giocare adesso, con questi 4 giocatori che dicevamo infortunati, altri giocatori acciaccati, Thuram che devi preservarlo e riportarlo in condizione così come Dumfries, e alla finale di Champions, ragazzi, ci arrivi con le flebo, cioè ci arrivi con la gente in sedia a rotelle praticamente, o che devi portarla in campo in barella praticamente. Quindi ecco, se proprio dobbiamo prendere un'unica nota positiva di quella sconfitta lì, appunto, che ci siamo tolti questa finale, che mi dispiace non giocare, ma allo stesso tempo l'Inter adesso ha delle prospettive un pochino più interessanti tra campionato e Champions League, e sperando, ecco, di non scioglierci proprio sul più bello, ma di continuare a cavalcare questo entusiasmo. Fatemi sapere che ne pensate anche voi, vi aspetto qui sotto nei commenti, che abbiamo sollevato tanti temi che poi tratteremo in diretta alle 22 nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club, la nostra community con tanti interisti da tutto il mondo, e ci vediamo lì. Mi raccomando, vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.